Eccomi qua, ciao a tutti, pace e illuminazione. Prima di incominciare l'intervento di oggi ti volevo parlare di una bellissima iniziativa che è cominciata la scorsa settimana, che si chiama Casa Tyson, un'iniziativa di noi di Mia Edizione. Cos'è Casa Tyson? Soprattutto chi è Casa Tyson? Chi è Tyson? Tyson sono io, perché il mio nome da monaco è Nishin Tyson, che significa più o meno l'eremita sole della fede. Quindi Casa Tyson significa casa nostra. Negli anni abbiamo sempre ricevuto delle domande da voi che ci chiedono come viviamo, come facciamo, cosa facciamo per portare avanti questa macchina qua che è diventata Mia Edizioni, dove abitiamo. Ecco, in questi piccoli video che trovi sul canale di Mie Edizioni vedrai tutto questo, ci vedrai cucinare, ci vedrai studiare, ci vedrai fare tutto quello che fanno le persone normali, ma a te interessa quello che facciamo noi. Di conseguenza noi abbiamo fatto questa iniziativa qua per riuscire a dare un po' più di noi, di quello che siamo, un po', cioè farci vedere anche al di là della veste che ormai abbiamo fra i credenti buddisti nel nostro paese, farci vedere un po' come viviamo, come affrontiamo magari i problemi di tutti i giorni. Quindi mi raccomando, se non sei ancora iscritto al canale di Mie Edizioni, fallo, ricordati di attivare la campanellina, perché altrimenti non sei avvisato dalle notifiche, quindi non puoi rimanere aggiornato sui contenuti. Entriamo subito nell'argomento di oggi. Anzi no, prima di entrare nell'argomento di oggi, permettimi un attimo di ringraziare gli abbonati al canale YouTube e gli abbonati a Patreon, perché grazie a loro se mi posso permettere di fare questi piccoli video liberi sul canale. Se vuoi approfondire, lo dico perché mi dicono che non ne parlo mai, né di questo né dei miei libri. Allora, se tu vuoi approfondire meglio l'argomento buddismo di Nichiren, quindi Gosho, Daimoku, Gonzon e tutto ciò che concerne il buddismo di Nichiren, il Sutra del Loto e il buddismo in generale, allora ti consiglio di abbonarti, perché faccio proprio degli approfondimenti dedicati agli abbonati. Andiamo avanti, entriamo finalmente nell'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il Gosho, come avrai visto dal titolo. Mi chiedete spesso che differenza c'è tra un Gosho ed un altro, se ci sono Gosho più importanti, Gosho meno importanti. Allora qui, per fare un po' d'ordine, facciamo subito un paio di distinzioni. Esistono Gosho e trattati, ma innanzitutto che cosa vuol dire Gosho? Gosho è una parola giapponese che significa venerabili scritture. Non ci sono ovviamente soltanto i Gosho di Nichiren, no? Perché essendo queste venerabili scritture, ogni scuola ha le venerabili scritture del maestro che l'ha ispirata. Nel caso di Nichiren noi troviamo Gosho personali e trattati. Che differenza c'è? Il Gosho sono testi che contengono insegnamenti diretti, personalizzati, risposte a domande specifiche o anche, non so, messaggi di incoraggiamento. Il Gosho è considerato per certi versi fonte di saggezza, perché attraverso questi Gosho
il credente ha la possibilità di apprendere l'insegnamento di Nietzsche. E poi ci sono i trattati. Il trattato, in un contesto filosofico o religioso, è un testo, diciamo, più, come dire, più formale, più sistematico, un testo che mira ad approfondire meglio l'argomento trattato, ed è questa poi in fondo la differenza, no? Ed è questa anche la risposta a se esistono Gosho più o meno importanti. I veri Gosho sono, per capire, per comprendere bene l'insegnamento di Nietzsche, sono i trattati. E i trattati quali sono? Sono grandissimi, sono Kanji no Onzon Sho, il Kaimoku Sho, Nyoseto Shugyo Sho, Shishingo Hon Sho, sono tutti Gosho che sono molto lunghi. Ad esempio nel libretto numero 1 dei vecchi libretti di Gosho della Gakkai trovate 3 dei Gosho più importanti. Nei Gosho, come ti dicevo, nei trattati, come ti dicevo, hai la possibilità di mettere le mani, diciamo, direttamente nell'insegnamento, perché il Gosho, come abbiamo visto, è qualcosa di molto più personale. Nichiren, ad esempio, ha chiesto ai suoi discepoli di fare una distinzione: Gosho pre-Sado e Gosho dopo Sado. Sado cos'è? Sado è il luogo dove Nichiren ha subito un esilio. È un luogo molto importante perché Nichiren è stato esiliato a Sado dopo l'episodio di Tatsunokuchi, dove lo conoscerai, ne avrai sentito perlomeno parlare, dove Nichiren veramente è stato a un passo dall'essere decapitato. Nichiren usa proprio questa espressione qua: il monaco Nichiren è morto a Tatsunokuchi e si è risvegliato a Sado. Lui perché fa questa distinzione? Perché questo episodio, stando a Nichiren, ha cambiato radicalmente il suo modo di essere, il suo modo di pensare. Lì si è reso conto di alcune cose molto importanti e quindi ha fatto questa distinzione e ha detto di considerare i Gosho prima del suo esilio a Sado come insegnamenti provvisori. Poi un altro punto importante che c'è nei Gosho classici è, come ti dicevo, che sono personali. A seconda di chi scriveva, Nichiren spiegava alcuni punti del suo insegnamento. Per questo che trovi magari Gosho in cui Nichiren sembra contraddirsi. Ma questo perché? Perché magari, non so, se la persona a cui aveva indirizzato questa sua lettera era una persona, diciamo, un po' collerica, un po' fumina, come, non so, Shijo Gingo, figura molto nota all'interno della Soka Gakkai, si parla sempre di Shijo Gingo, no? Allora Nichiren che cosa faceva? Non aveva bisogno di dirgli: mi raccomando, fai forza, vai, stai tranquillo, vai. Cercava sempre di ammorbidirlo, e l'opposto lo faceva con altre persone. Nel trattato, allora lì Nichiren ha scritto veramente tutto ciò che racchiudeva il suo insegnamento. I trattati sono dedicati a tutti. Un altro aspetto molto importante è che nei trattati tu scopri determinati punti che sono
estremamente importanti, no? Ad esempio ci sono molte polemiche in giro, no? Il Nam, che cosa è il Goonzon, come affrontare la vita di tutti i giorni. Nichiren nel suo Gosho e nei suoi trattati ha affrontato benissimo. Ad esempio in un suo Gosho molto importante, nel suo trattato molto importante, che mi sembra che la Soka abbia tradotto con domande e risposte sul Goonzon prima, poi mi sembra che nel libretto grosso sia domande e risposte sull'oggetto di culto. Alla domanda quale dovrebbe essere il Goonzon, cos'è il Goonzon per i credenti dell'ultimo giorno della legge, quindi nell'epoca di Mappo, Nichiren chiaramente è molto secco, dice: il Goonzon per i credenti degli ultimi giorni del Dharma, dell'epoca di Mappo, deve essere il Daimoku. E qui, insomma, quante barzellette ci sono dietro al significato del Gonzo, no? Il Gonzon è la nostra vita, il Gonzon è la parte nostra illuminata. Ecco, per Nichiren il Gonzon è il Daimoku. Perché ti dico questo? Uno, perché quando mi viene chiesto ma è importante avere il Gonzon, io non ho il Gonzon, che cosa devo fare se non ho il Gonzon, la mia pratica non è forte, non è incisiva. Queste sono tutte domande che sono da circo, non sono da domande religiose, domande che abbiano un senso. Allora la risposta qual è che se tu sei in grado di dire Nam Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, hai il Gonzo. La risposta qual è? È che tutti abbiamo il Gonzo. Visto che il Gonzo è il Daimoku, allora tutti abbiamo il Gonzo. La pergamena che tu hai, che molti hanno nel loro altare, è una rappresentazione del Gonzo, non è il Gonzo. E qua fai molta attenzione, perché molti si sono talmente tanto attaccati a questa pergamena, a questo mandala, che guai a te se lo tocchi, farebbero qualsiasi cosa. Hanno in odio, sono arrivati ad avere in odio la Soka Gakkai, ma non se ne vanno perché altrimenti devono restituire il Gonzo, e hanno proprio sviluppato questa dipendenza dal mandala. Questo significa che non hanno capito che cosa in realtà sia il Gonzo, che cosa in realtà Nichiren ha concretizzato. Poi, per non parlare di quelli che se lo scaricano da internet e se lo stampano e se lo mettono dentro i butsu, automaticamente, ma ho già avuto modo di parlare anche di questo, automaticamente si trasformano in Nichiren, si consegnano il Gonzo, quindi facendo un atto di arroganza allucinante. Poi tra l'altro il Gonzo scaricato da internet ha il valore della fotocopia di una banconota. Tanti dicono ma questi qui sono Gosho scritti da Nichiren. Sì, sono Gonzo scritti da Nichiren, sì, ma non per te. Li ha scritti e dedicati a determinati suoi allievi. Nichiren usava diversi stili di scrittura del Gonzo, e questo dipendeva anche a chi era dedicato. I Gonzon sono firmati, hanno la dedica, c'è il nome di chi è, quindi il fatto di scaricarsi il Gonzon da internet, stamparselo e metterselo nell'altare, tu ti metti il Gonzon di un altro. Poi insomma, te lo ricordi quando sei entrato nella Soka Gakkai che hai preso il Gonzo? Ti ricordi come eri emozionato? Perché eri emozionato? Per l'importanza che davi al Gonzo. E adesso questa importanza qua al Gonzo non ce l'ha più? Non ce l'ha più questa importanza, al punto che te lo scarichi da internet, te lo stampi, te lo consegni, te lo fai.
Insomma, cerchiamo di fare le persone serie. Io sì, so che c'è gente anche su Facebook che vi consiglia, anzi che vi dà i link dove ognuno fa quello che ritiene giusto nella propria vita. Io credo nella legge di causa ed effetto e credo nell'insegnamento di Nietzsche. Nietzsche è stato molto chiaro su alcuni punti. Nietzsche, un altro punto che è stato molto chiaro è quello della cerimonia di iniziazione, Kaigen, che deve subire il mandala per diventare un gonzo. Nietzsche dice che un mandala che non ha ricevuto questa cerimonia è un covo di demoni. Quindi io capisco tutto, ma capisco anche che è davvero una dipendenza veramente forte se ti porta a scaricarti il gonzo da internet, stampartelo e mettertelo e mettertelo nell'altare. Quindi cerca di fare le cose seriamente, fai la persona seria, lascia perdere tutto quel genere di cose. Se l'hai già fatto, se è un gonzo, un stampato da te messo nell'altare, levalo e incomincia a ragionare sul significato reale del gonzo. Vedi, ci sono determinati motivi per cui per Nietzsche il gonzo è il daimoku, perché il daimoku rappresenta il dharma. Il dharma cos'è? L'insegnamento del Buddha. Il più grande insegnamento del Buddha, anche a detta del Buddha stesso, è il Sutra del Loto. Il Daimoku è l'essenza del Sutra del Loto. Qual è la causa che permette al Buddha di illuminarsi? È l'insegnamento, è il Dharma, è la sacra origine di ogni cosa. E quindi va da sé che il Dharma, l'insegnamento, è più importante del Buddha. Nietzsche usa proprio questa espressione, dice il Buddha nasce, il Sutra del Loto dà la vita. Questo è il motivo per cui per i buddisti dell'ultima epoca il gonzo, l'oggetto di culto, deve essere il daimoku, non la vita, la qui, la su, la giù, la fa. Ci sono molte leggende. Si parlava di Gosho. I Gosho sono molto importanti per questo motivo qua, ma come ti ripeto, ci sono Gosho in cui Nietzsche sembra contraddirsi. Questo perché? Perché i Gosho che sono arrivati fino a noi coprono tutto l'arco della vita di Nietzsche, e Nietzsche, come ognuno di noi, ha avuto una evoluzione, quindi il suo insegnamento ha avuto un'evoluzione, quindi prima magari diceva una cosa e poi ne diceva un'altra. Quando ad esempio si è reso conto di essere la reincarnazione del Bodhisattva Jogyo, del grande Bodhisattva incaricato per la propagazione della legge negli ultimi giorni, ecco che lui è proprio cambiato. Lui ha cominciato a parlare con un'autorità diversa, perché si è reso conto da tutto ciò che aveva vissuto che incarnava proprio le profezie del Sutra del Loto, e di conseguenza è stato molto più preciso. Trattati come il Kanji no Onzon Sho sono trattati in cui Nietzsche descrive l'oggetto di culto e dice delle cose talmente forti, talmente importanti, che addirittura ha allegato a questo Gosho, quando l'ha spedito, una lettera in più, un avvertimento. In questo avvertimento c'è scritto di non fare mai leggere questo Gosho qua a chi
non ha una profonda fede, perché potrebbe rimanere sconvolto dalle cose che lui dice. Questo è il motivo per cui noi di Mio Edizioni non abbiamo mai pubblicato il Kanjin no Gonzon Shu, nonostante sia il trattato più importante. Questo perché? Te l'ho appena detto, per rispettare la volontà di Nichiren. Se lo pubblicavamo, questo trattato andava nelle mani di chiunque. Nichiren non voleva questo. Nichiren ha scritto quel trattato lì e l'ha inviato ad alcuni suoi discepoli e per un motivo ben preciso che poi magari andremo a parlarne, ad approfondire in un altro video. Ecco, spero di esserti stato utile, di averti dato un po' un'infarinatura di che cosa è il Gosho e di che cosa sono i trattati. Noi di Mio Edizioni abbiamo pubblicato 3 o 4 trattati importantissimi di Nichiren. Sono i trattati dove Nichiren spiega dettagliatamente il suo insegnamento, quindi se vuoi capire e conoscere il suo insegnamento, come ti dicevo, devi passare da lì. Abbiamo fatto addirittura la versione audiobook, abbiamo fatto un po' la versione audiobook di tutto, è molto conosciuta nel nostro paese la nostra versione audiobook del Sutra del Loto, ma abbiamo fatto anche la versione audiobook dei miei libri e la versione audiobook di questi trattati, e li trovi tutti sul sito di Mio Edizioni. Ciao, a risentirci alla prossima, pace e illuminazione.